Benvenuti o bentornati sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento. Io sono Silvia Lampo e in questo video impariamo insieme come realizzare passo passo il punto virgola all'uncinetto. Il punto virgola è una delle lavorazioni più semplici che possiamo eseguire all'uncinetto, perfetto anche per i super principianti di quest'arte. Si basa sulla ripetizione di due soli giri di lavorazione e per ottenere questa texture ci basta conoscere tre semplici punti: la catenella, la maglia bassa e la mezza maglia alta, che andremo a lavorare con una piccola variante. Si tratta di un punto non reversibile, quindi abbiamo due texture diverse su fronte e retro del pannello. Questa è la texture che si presenta sul davanti, mentre questa è la texture nella parte posteriore del pannello. È un punto che può essere eseguito con qualsiasi tipologia di filato e che non richiede alcun multiplo di base. Ci basta quindi semplicemente avviare le catenelle necessarie per la larghezza del nostro pannello. Per cosa possiamo utilizzare questo punto? È perfetto ad esempio per borse da lavorare a pannello all'uncinetto, per scaldacolli lavorati a pannello e poi cuciti su un lato, per maglie, cardigan, maglioni, perché no, anche per copertine, anche se non si tratta di un punto reversibile. Insomma, tutto sta al nostro gusto e alla nostra fantasia. Spero che le mie spiegazioni saranno di tuo gradimento. Se è così, mi raccomando, fammelo poi sapere con un bel pollice in su e con un commento proprio qui, sotto il video. E se sei poi alla ricerca di altri punti all'uncinetto particolari, potrai trovarli proprio qui sul mio canale YouTube in una playlist dedicata. Prendiamo quindi uncinetto e filato e andiamo ad uncinettare il punto virgola. Per realizzare questo punto non abbiamo multipli da rispettare, quindi possiamo avviare semplicemente il numero di catenelle che ci serve per il nostro pannello. Fatto quindi il cappio al nostro filo, andiamo ad avviare le nostre catenelle. Soprattutto se siete principianti e temete di lavorare molto stretto, vi consiglio di avviare le catenelle di base con un numero di uncinetto superiore rispetto a quello con il quale andrete a lavorare il resto del vostro punto. Ad esempio, se lavorate il punto con un uncinetto numero 4, avviate le catenelle di base con un uncinetto 4,5 oppure 5. Completate le catenelle di base, cominciamo subito con il primo giro di lavorazione. Fatte le nostre catenelle, aggiungiamo una catenella in più. Questa catenella è detta di supporto, non deve infatti essere conteggiata come punto all'interno della lavorazione. Partendo ora dall'uncinetto torniamo indietro nella penultima catenella lavorata, questa qui, la seconda dall'uncinetto. Contiamo quindi 1 e 2, entriamo nella catenella, prendiamo il filo, lo portiamo attraverso e lavoriamo un punto basso. Questo sarà il primo punto del nostro giro. Se siete principianti vi consiglio di segnare questo punto con un marcatore. Passiamo alla catenella successiva, dove ripetiamo gli stessi step. Lavoriamo un punto basso. Procediamo lavorando una maglia bassa in ciascuna catenella che ci si presenta fino al termine del giro. Lavorata una maglia bassa nell'ultima catenella disponibile, abbiamo così completato il primo dei due giri di lavorazione che andranno a comporre il nostro punto. Cominciamo il giro successivo. Realizziamo anche qui una catenella di supporto e voltiamo il lavoro. In questo secondo giro andremo a lavorare una variante della mezza maglia alta. Il primo punto nel quale dobbiamo lavorare è questo qui. Corrisponde all'ultima maglia bassa eseguita nel giro precedente. Carichiamo il filo sull'uncinetto ed entriamo nel punto. In questo modo prendiamo il filo e lo portiamo attraverso. Abbiamo così 3 asole sul nostro uncinetto.
Senza caricare il filo, con la prima asola, questa qui che si presenta a sinistra, andiamo a chiudere le altre due. In questo modo. Questo sarà il primo punto del secondo giro. Dobbiamo lavorare questa variante della mezza maglia alta in tutti i punti che ci si presentano. Carichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo, prendiamo il filo e lo portiamo attraverso. Con la prima asola chiudiamo le altre due. E questi sono tutti i passaggi che dobbiamo ripetere per questo giro. Carichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto, prendiamo il filo e con la prima asola chiudiamo le altre due. Vi consiglio di eseguire questi passaggi molto morbidi. E proseguiamo in questo modo fino al termine del giro. Se ricordate, all'inizio del giro precedente ho consigliato ai principianti di segnare con un marcatore il primo punto basso eseguito. Se avete segnato quella maglia col marcatore, davanti a voi avrete come ultimo punto proprio quella maglia con il marcatore agganciato. Sarà l'ultimo punto da eseguire per questo giro. Avrete quindi qui questa maglia e il marcatore agganciato e sarà l'ultimo punto da eseguire per questo giro. E questo sarà quello che vedremo davanti a noi. Dobbiamo tornare sul davanti del pannello. Realizziamo sempre una catenella di supporto che ricordiamo non vale come punto ma ci serve semplicemente per rendere morbido il passaggio tra un giro e l'altro. Dopodiché voltiamo il lavoro. E questo sarà l'aspetto del punto che si presenta sulla parte frontale del pannello. Attenzione ai prossimi passaggi. Il nostro punto si compone dell'alternanza di questi due giri. Tutti i giri dispari saranno lavorati a maglia bassa, mentre i giri pari saranno lavorati con la variante della mezza maglia alta. Siamo al terzo giro, un giro dispari, quindi dobbiamo lavorare a punto basso. Ma attenzione! Osserviamo i punti davanti a noi. La variante della mezza maglia alta va a formare questo filo in diagonale qui davanti a noi e se giriamo il punto verso l'alto, ecco qui la parte superiore dove si forma questa sorta di piccola V. I due fili che vediamo qui nella parte superiore sono le due coste dei nostri punti. Quindi quando lavoreremo il nostro giro, noi dovremo entrare solamente al di sotto di questi due fili, di questa piccola V. Dobbiamo stare molto attenti a non prendere il filo che si forma qui davanti. Quindi non faremo questo, ma sempre questo. Se temete di confondere al di sotto di quali fili dovete lavorare, il passaggio è molto semplice. Da questa posizione girate il lavoro verso l'alto in questo modo ed ecco che le coste dei punti saranno visibili subito davanti a voi. Il primo punto che dobbiamo lavorare è l'ultima variante della mezza maglia alta eseguita nel giro precedente. Giro il lavoro verso l'alto, queste sono le due coste del punto, vi entro al di sotto con l'uncinetto, prendo il filo ed eseguo un punto basso. Punto successivo, giro verso l'alto, maglia bassa e proseguo in questo modo lavorando una maglia bassa sopra ciascun punto per tutto il mio giro. Realizziamo una maglia bassa sull'ultimo punto disponibile e abbiamo completato il terzo giro. Se abbiamo lavorato correttamente, questo è quello che vedremo davanti a noi. Il nostro filo in diagonale ha creato questo leggerissimo effetto a rilievo, la nostra virgola all'interno di tutto il nostro pannello. Se durante la lavorazione vedete sparire
Questa fila di virgole vuol dire che avete eseguito i passaggi precedenti in modo errato. Rivediamo velocemente come lavorare il quarto giro, che sarà una copia del secondo. Catenella, voltiamo il lavoro, carichiamo il filo sull'uncinetto, sull'ultimo punto basso eseguito, lavoriamo la variante della mezza maglia alta. Carichiamo, punto successivo, ripetiamo gli stessi passaggi. Proseguiamo con questa variante della mezza maglia alta fino al termine del giro. Lavoriamo l'ultimo punto e abbiamo così completato il quarto giro. Catenella, voltiamo il lavoro. E questo sarà l'aspetto del nostro punto dopo soli 4 giri di lavorazione. Proseguiamo quindi alternando i passaggi del primo e del secondo giro fino ad ottenere un risultato come questo. Abbiamo il nostro pannello con un leggerissimo effetto a rilievo dato dalle nostre piccole virgole. Abbiamo visto come con 2 soli semplici giri di lavorazione possiamo ottenere questa texture super particolare. Lo ricordo, è un punto non reversibile, infatti questo è l'aspetto sul fronte del nostro pannello, mentre questo è l'aspetto sul retro. Un punto che può comunque essere utilizzato per progetti come le copertine, ma perfetto soprattutto per borse, maglie, cardigan, sciarpe da lavorare a pannello e poi cucite per diventare uno scaldacollo, cappellini, insomma, tutto sta al nostro gusto e alla nostra fantasia. Se hai apprezzato questo punto e soprattutto le mie spiegazioni, mi raccomando non dimenticare un bel pollice in su e un commento proprio qui sotto il video. E se sei alla ricerca di altri punti all'uncinetto particolari, li puoi trovare in una playlist dedicata proprio qui sul mio canale YouTube, dove se ancora non l'hai fatto e se ne hai piacere ti invito ad iscriverti cliccando sull'apposito pulsante presente proprio qui sotto il video. Perciò con il nostro punto virgola ti saluto, ti auguro come sempre buona creatività e spero di rivederti molto presto in una nuova pubblicazione qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento.